Quindi oggi vogliamo risolvere la seguente equazione esponenziale. 9 alla 2x meno 3 che moltiplica un mezzo alla x meno 6 per un mezzo alla x fratto 2 più 8 uguale a 0. Il prodotto di queste due quantità varrà a 0 se e solo se le due quantità prese singolarmente si annullano. Questa è la legge di annullamento del prodotto. Quindi devo cercare le x che annullano questa e le x che annullano questa. Quindi partiamo dalla più semplice, 9 alla 2x meno 3 uguale a 0. Innanzitutto sposto il 3 a secondo membro. 9 lo scrivo come 3 alla seconda, tutto elevato alla 2x uguale a 3. Applico la proprietà della potenza di una potenza e quindi ho 3 alla 2 per 2x, quindi 4x, che deve essere uguale a 3. Quindi ho moltiplicato questo 2 per questo 2x. Di conseguenza questa è vera se solo se 4x è uguale a 1 e quindi x è uguale a un quarto. Perfetto. Per quanto riguarda la seconda, quindi dobbiamo imporre che questa sia uguale a 0 e trovare le x. Per svolgere questa equazione suggerirei una sostituzione, quindi porrei t uguale ad un mezzo alla x. Va bene questo cambio di variabile? Io direi di no, perché poi mi troverei ad avere t meno 6 radice di t, perché qui ci sarebbe t elevato all'1 mezzo, che è uguale a radice di t, ed è comodo, non tantissimo. Quindi direi di porre un mezzo alla x mezzi come t, così un mezzo alla x è esattamente t al quadrato, perché quando elevo al quadrato questo, il 2 e il 2 si semplificano e rimane un mezzo alla x, che è questo qui. Meno 6t, questo termine è proprio uguale, più 8 uguale a 0. Come scomponiamo questo trinomio? Con somma e prodotto, quindi cerchiamo due numeri che sommati mi diano meno 6 e il cui prodotto sia 8. Questi due numeri sono meno 4 e meno 2, direi che è abbastanza evidente, quindi t uguale a 4 e t uguale a 2. Mi fermo qui? Quindi 4 e 2 sono le soluzioni? Assolutamente no, perché noi abbiamo bisogno di avere x, non t. Quindi ci ricordiamo che t è definita come un mezzo alla x fratto 2. Questo deve essere uguale a 4. Come lo trasformo? Un mezzo lo scrivo come 2 alla meno 1 e quindi diventa 2 alla meno x mezzi che c'era già, uguale a 2 alla seconda. Questa equazione varrà se gli esponenti saranno uguali, essendo le basi uguali. Quindi meno x fratto 2 uguale a 2. Moltiplico per meno 2 entrambi i membri e ottengo che x deve essere uguale a meno 4. La prima l'ho trovata. Per la seconda ho un mezzo alla x fratto 2 uguale a 2. Ancora una volta scrivo un mezzo alla x fratto 2 come 2 alla meno x fratto 2, che deve essere uguale a 2. Quindi questa volta ho che meno x fratto 2 deve essere uguale a 1. Quindi alla fine x uguale a meno 2. In conclusione, x uguale un quarto dalla prima equazione, x uguale a meno 4, x uguale a meno 2 dalla seconda, sono le tre soluzioni della mia equazione esponenziale. Io ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Ti lascio nelle schede in descrizione cliccabili in sovraimpressione la playlist dedicata alle equazioni che svolgiamo tutti i giovedì e ti consiglio anche di guardare questo video in cui ho svolto un'equazione funzionale.